tutti, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di NDE, parliamo di un caso piuttosto recente, un caso successo veramente nel 2020 che ci riporta all'NDE classica, tradizionale. Parliamo dell'NDE di Brian Miller. Brian Miller è un camionista. Siamo il giorno venerdì 8 maggio 2020. È in una stazione di servizio sul suo camion, una corsia, diciamo, di emergenza, una piazzola, scusatemi, una piazzola dove è parcheggiato col suo camion e sta aprendo un contenitore per il suo pasto, per la sua pausa pranzo. In quel momento sente che qualcosa non va, inizia a sentirsi male, riesce a prendere la radio e avvertire la polizia sul canale d'emergenza. Sono un camionista, sta succedendo qualcosa, mi sto sentendo male, sono alla stazione X. La polizia fa intervenire prontamente un'ambulanza che lo preleva e lo porta all'ospedale più vicino. Lì, come testimoniano le infermiere e i medici che l'hanno curato, Brian Miller viene prontamente curato, soccorso e inizia a sentirsi meglio, inizia a passargli un po' il dolore al petto e quindi inizia tutto lo staff che lo assiste, si rilassa, si iniziano a mettere a posto i farmaci, le cose. Improvvisamente Brian Miller ha una fibrillazione. Per fibrillazione cosa si intende? Il cuore, che solitamente pompa appunto come una pompa, quindi aspira il sangue che arriva dai polmoni ossigenato e lo spinge all'interno del corpo, aspira il sangue e lo spinge, inizia a muoversi in maniera convulsa, in questa maniera qua, e quindi non fa più la sua funzione di pompa, non spinge il sangue, non lo risucchia e non lo spinge più da nessuna parte. Provano a defibrillarlo, ma improvvisamente il cuore di Brian si ferma. I medici provano più volte a defibrillare il cuore, ma non riescono nell'intento, quindi il cuore cessa di battere. Viene prontamente chiamato un cardiologo rianimatore. Nel frattempo si cerca di mantenere vivo Brian, ma non c'è alcuna riuscita in questo intento. Brian muore, i medici si arrendono. Passiamo al racconto di Brian. Brian improvvisamente si vede accolto, spinto verso una luce che vede in lontananza e piano piano si avvicina a lui. Quindi lui va verso questa luce, non ha quella che noi chiamiamo la prima fase dell'NDE, che non avviene nel 100% dei casi, ma avviene quasi sempre, che è l'OBE, quindi non si vede fuori dal corpo. Vede questa luce e va incontro a questa luce. Si trova in un paesaggio meraviglioso, in un prato fiorito bellissimo, avvolto da questa luce. Quindi vede un percorso fiorito e lui intraprende questo percorso fiorito. Tutto è bello, tutto luminoso, tutto è caldo, si sente amato, si sente bene e improvvisamente incontra la sua matrigna che era morta da poco più di un anno. La vede meravigliosa, bella, splendente, felice, gioiosa e lui la vuole abbracciare, vuole parlarle, vuole sapere, vuole conoscere, è contento, è felice. Lei lo prende dolcemente per un braccio e gli dice: tu non devi essere qua, tu devi tornare indietro, tu devi vivere ancora. E in quel momento lui si sente risucchiare all'indietro. Dopo 45 minuti di assenza di battito cardiaco, il cuore di Brian Miller riprende spontaneamente a battere. L'equipe medica è esterrefatta,
non si dà una spiegazione scientifica e non riesce nemmeno a spiegare come dopo 45 minuti in assenza di ossigeno Brian Miller parli e sia normale, il suo cervello non ha subito alcuna lesione. Tutto questo, dice l'equipe che l'ha assistito, è impressionante. Brian riporta che la matrigna gli ha anche detto che lui deve tornare alla vita perché ha altre cose da fare e dice che da questo momento lui non ha più paura della morte, anzi si impegnerà a far capire e a conoscere la gente che si vive ancora dopo la morte, che la gente deve cambiare il suo modo di fare. Bene, questa è l'NDE di Brian Miller, uno che certamente non va in chiesa, che non ha una fede particolare, un semplice camionista che però ha cambiato ora la sua vita, il suo modo di essere. Questa è un'NDE moderna, successa nel 2020 e vedete come non cambia dalle NDE successe negli anni 70, negli anni 60, negli anni 80. Quindi l'NDE, ancora una volta, si rivela un fenomeno universale che va a tutti, atei, credenti, non credenti, credenti di varie religioni, di vari ceti sociali, di vari colori della pelle, di varie etnie, di varie culture. Quindi è un fenomeno universale, è un fenomeno universale e non smetterò mai di ripetervelo. Non importa di quale religione siate, non importa di quale tendenza sessuale siate, di quale cosa vivete, di quale genere, colore, sapore voi siate, ma l'NDE è universale. Ci vediamo a un prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere un bel like, che è importante per i nostri canali YouTube. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!